Salve a tutti, bentrovati. Eccoci con questo nuovo video nel quale vedremo come sostituire una termocuppia. Una termocuppia funziona bene quando girando e premendo la manopola del gas il bruciatore si accende e dopo 2-3 secondi lasciando la manopola rimane acceso. Ora vi faccio l'esempio, eccolo qua. Ora lascia la manopola e rimane acceso. Guardiamo quest'altro bruciatore, eccolo, giro la manopola, aspetto un paio di secondi, lascio e rimane acceso. Invece guardate quest'altro bruciatore evidenziato dalla freccia gialla. Ecco, ora giro la manopola, aspetto 2 secondi, quando lascio si spegne. Ripeto, giro la manopola, lascio e si spegne di nuovo. Ve lo faccio vedere ancora un'altra volta. Guardate, si spegne. Quando funziona invece, girando la manopola, dopo 2-3 secondi rimane acceso. Allora signori, quando accade ciò che vi ho mostrato prima, vuol dire che abbiamo un problema alla termocuppia, che è un dispositivo di sicurezza installato su ogni singolo bruciatore. Quindi, per sostituirla andremo a rimuovere la parte superiore del nostro piano cottura. Dopo che abbiamo tolto le griglie e i bruciatori, toglieremo anche le manopole tirandole verso l'alto. Infatti noterete che sono inserite a pressione. Se il vostro piano cottura ha un cristallo di copertura, allora dovete rimuovere le sue staffe. Come avete visto, il mio aveva un cristallo scuro, quindi ora le vado a togliere. Eccola qua, queste due sono le staffe che lo sostengono. Per completare la rimozione adesso dobbiamo svitare le due viti che ci sono per ogni singolo bruciatore. Se il vostro piano ha un bruciatore grande centrale, molto probabilmente solo in questo ne troverete 4. Carissimi amici, dovete sapere che a volte può succedere che il cacciavite non lo si può introdurre nella testa della vite a causa del grasso che si è accumulato nel tempo e che si è seccato. In questo caso vi consiglio di usare uno spillo come sto facendo io e di effettuare un po' di pulizia rimuovendo le incrostazioni accumulate. Può succedere che oltre alle incrostazioni ci potrebbe essere anche un po' di ossido che ci impedisce di svitare qualche vite. Allora in questo caso vi consiglio di dare qualche colpo di martello sul cacciavite come sto facendo io e di fare anche una spruzzatina di disincrostante. Carissimi amici, in questa fase dovete avere molta pazienza e a non andare di fretta per non rompere nessuna vite. Allora, vi consiglio di fare dei piccoli movimenti con il cacciavite avanti e indietro, cercando di smuovere qualcosa. Se occorre, logicamente spruzzeremo ancora altro disincrostante. A furia di insistere con questi piccoli movimenti avanti e indietro e a dare anche qualche altro colpo di martello, vedrete che la vite acquisisce sempre più gioco e alla fine dovrebbe svitarsi. Ecco fatto, l'ho tolta, adesso provvedo a rimuovere anche le altre.
Ok, la copertura del nostro piano cottura è libera, quindi possiamo anche rimuoverla. Mi raccomando, facciamo attenzione ai rubinetti. Allora, questa è la termocuppia, eccola. Prima di ogni cosa vado a controllare il suo contatto elettrico con la valvola di sicurezza. Ecco, in questo punto c'è la valvola. A questo scopo vado a rimuovere il faston di collegamento, ecco, e lo pulisco con un po' di carta. Adesso rimuovo la copertura della valvola di sicurezza per intenderci dove era inserito il faston che ho tolto prima. Ecco, rimuovo questo tappo nero e andrò a fare un po' di pulizia con un pochettino di acetone. Ora rimetto di nuovo questa piccola copertura nera e vado a inserire il faston nella sua sede, che sarebbe sopra la valvola di sicurezza. Bene, il contatto elettrico è stato pulito. Per provare adesso se la termocuppia funziona, possiamo installare il bruciatore momentaneamente ed accendere il fornello per vedere se è tutto ok. Infatti, fortunatamente funziona come avete visto, era soltanto un cattivo contatto che non la faceva attivare. Bene signori, ora vorrei mostrarvi invece come sostituirla questa termocuppia. Quindi, dopo aver scollegato il faston, ci procuriamo due chiavi, eccole qua. Una è da 10 e l'altra è da 8. Rimuoviamo questa piccola guarnizione di tenuta e andremo a svitare il dado da 8 che la tiene fissata al bruciatore. Come avete visto è stato veramente un gioco da ragazzi rimuoverla. Questa invece è la nuova termocuppia che dovrei installare, ma non la metto perché come avete visto la vecchia funziona ancora, era soltanto un cattivo contatto elettrico che gli impediva di fare il suo lavoro. Per cui rimontiamo la vecchia termocuppia e concludiamo il lavoro. Carissimi amici, dovete sapere che le viti di fissaggio del piano possono spezzarsi. Infatti, in questo fermo immagine potete notare la differenza tra una vite integra e l'altra rotta. Quella che si è spezzata possiamo sostituirla con una Parker. Eccola qua. Questa è la vite che dobbiamo installare. Logicamente dobbiamo rifare il buco all'interno del quale si è spezzata quella vecchia. Quindi a questo scopo prenderemo un trapano e con una punta da 3 mm andremo a forare. Mi raccomando, la punta deve essere a cobalto, altrimenti sarà molto difficile bucare.
In tutto devo fare 3 fori perché nel rimuovere il piano si sono spezzate esattamente 3 viti su 12. Ok ragazzi, siamo quasi giunti alla fine. Ora andremo a installare le nuove guarnizioni sulle termocuppie. Tutto il materiale che vi occorre per sistemare il vostro piano cottura lo potete trovare o da un rivenditore specializzato oppure su internet. Per il mio piano cottura ho speso 15 euro per comprare questa termocuppia. Nei fori che abbiamo fatto con la punta da 3 mm, ora metteremo le viti Parker da 3,5. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!